Ricordo come diverso diventò pericoloso. Dedica. A te che leggi, perché tu possa essere sempre un cittadino libero, consapevole e sovrano, un guerriero dello spirito. Introduzione. Uno dei film più interessanti, intriganti e allo stesso tempo particolarmente esplicito e preciso sulla manipolazione dei cosiddetti potenti a danno delle masse popolari addormentate, impaurite e inconsapevolmente ignoranti è V per Vendetta. È da questo straordinario film che tratta la frase del titolo del libro. Vogliamo qui precisare che il termine vendetta è utilizzato nella sua accezione più elevata di intesa tra centro cerebrale e centro cardiaco, con significato di coerenza ed equilibrio, e non di bassa interpretazione intestinale con significato di impulsività, di sopravvivenza. L'etimologia del verbo vendicare ci riporta un valore di protezione e libertà, dunque la facoltà di ogni essere umano della totale disposizione di se stesso e della propria vita. La vendetta è l'atto della redenzione o liberazione, con la quale il garante è disposto a pagare un prezzo e lo schiavo o accusato è restituito a libertà attraverso il tocco della verga, simbolo di potere, creazione e trasformazione. Non ci addentriamo ulteriormente in questa sede sul simbolismo, ma lasciamo il lettore a comprenderne il significato collegato a questo contesto. Vendetta indica oltremodo la liberazione da altrui proprietà. Ora, questa proprietà può essere intesa sia sul piano materiale, sia sul piano psico-emotivo, ed è la dipendenza da una manipolazione mentale ad opera di un'autorità che può sfociare nel tradimento del proprio sé, attraverso l'attivazione di comportamenti, attitudini e azioni che divergono dal codice d'onore personale. Il codice d'onore è composto da tutti i principi che determinano e definiscono stabilmente la via dell'esistenza propria, come esseri umani su questo piano. Il diritto alla libertà, qualunque sia la tipologia e la forma, è il diritto fondamentale di ogni umano, di ogni cittadino del mondo, qualunque sia il luogo geografico in cui abbia scelto di dare forma a se stesso. La parola diritto indica la direzione da intraprendere, perciò dirigere la propria vita verso la libertà acquisisce la connotazione di possedere se stessi e quando possediamo è dovere implicito sviluppare la facoltà di assunzione della responsabilità totale di ciò che scegliamo o non scegliamo di agire. Nella totale responsabilità la mente è libera di percepire le soluzioni per liberarsi da manipolazioni e imposizioni esterne. L'essere umano in grado di assumersi la responsabilità totale comprende perfettamente la prigione ed è quindi in facoltà di progettare adeguatamente la fuga, poiché ogni scelta è correttamente dettata da intuito e ispirazione. Dopo questa necessaria premessa, torniamo alla frase del titolo. Il diverso diviene pericoloso poiché incontrollabile, ma procediamo per gradi. Comprendiamo innanzitutto il significato dei due termini, diverso e pericoloso. Ancora una volta ci appelliamo all'etimologia delle due parole. Diverso, nella forma o nella sostanza, è altra cosa con cui ci si paragona. Pericoloso, induce a intraprendere una prova, un esperimento. Date le due definizioni, è fondamentale accettarne l'estrema importanza per ottenere la libertà tanto quotidianamente decantata, ricercata e desiderata da ogni singolo individuo cittadino del mondo. È davvero così? Quanti sono davvero disposti a morire per la libertà? Essere liberi non significa armiamoci e partite. La maggior parte degli uomini rifiuta in maniera incontrovertibile la diversità, poiché se non sei come me, allora sei un pericolo. Ricordiamo il motto che più genera paura, o con noi o contro di noi. Qui il termine pericolo è inteso all'ottava bassa, di pancia, di quel cervello intestinale dedito alla sopravvivenza e alla gestione delle emozioni inferiori. Nell'esistenza di ogni umano il diverso è necessario perché indica chi si è in realtà, quindi i punti di forza e i punti di debolezza, i talenti e le mancanze,
il discernimento e la meccanicità coscienziale sia individuale che di gruppo. Il diverso indica la modalità di evoluzione, pone la condivisione al centro di interesse perché se io ho un'idea e tu hai un'idea e ce le scambiamo, abbiamo entrambi due idee, che si traduce nella possibilità di libera scelta. Maggiore diversità uguale numero superiore di idee uguale libero arbitrio. Il pericolo è il mezzo tramite il quale si scoprono le potenzialità insite nell'essere che siamo. Per essere liberi è fondamentale l'assunzione di responsabilità della libertà, una responsabilità molto elevata. Il risultato mai è dettato dalla percezione dei cinque sensi, ma dalla missione animica che abbiamo intrapreso in questo viaggio terrestre. Il pericolo è l'insieme delle prove da affrontare quotidianamente, piccole o grandi esse siano. Sono le scelte di tutti gli io che costituiscono la mente, le varie maschere indossate in ogni ruolo della personalità o dell'io, il sé superiore. Sono le azioni o le reazioni, sono le lotte, le fughe e i congelamenti. Nelle neuroscienze sono descritti dalla fight or flight response. Sono l'espressione o la repressione dei talenti, il colmare o l'evitare di colmare le mancanze, sono l'accettazione o il rifiuto del diverso e per trasposizione della possibilità di evolvere. Pericoloso è ciò che sta fuori dagli schemi paradigmatici, quindi la facoltà richiesta a chi aspira alla propria libertà, poiché ogni schema è un legame invisibile che guida pensieri, emozioni e azioni. Il pericolo è reale, la paura è una scelta. Cypher Rage, dal film After Earth. Ebbene, il pericolo esiste, è concreto, è manifesto. La paura è una scelta, la scelta di renderla reale oppure no, sostituendola con l'amore della libertà. L'essere umano consapevole della propria condizione di schiavitù è colui che è disposto a inoltrarsi nelle tenebre del pericolo, cosciente che in fondo vi è la luce della libertà. Possedere il coraggio di questa straordinaria quanto potente azione significa accettare di pagare un prezzo, certi del valore del risultato. Pagare il prezzo diviene la disposizione d'animo a rinunciare a qualcosa, sia materiale fisico che energetico spirituale, temporaneamente nella certezza della vittoria finale. Ciò comporta la soddisfazione delle emozioni a medio-lungo termine, a sfavore di quelle immediate. È utile ricordare che non siamo mai premiati o puniti per le nostre azioni o mancate azioni, ma dalle azioni stesse. Chi ha orecchi per intendere, intenda.